Un appuntamento che ha nome Campionato del Mondo. 6 squadre dall'Europa, 4 dal Sud America, una dal centro, una dagli Stati Uniti e con quella brasiliana 13. 2 luglio 1950. La nazionale italiana, nonostante siano passati 12 anni dall'ultimo mondiale a causa della guerra, è ancora campione in carica. Si appresta a giocare la sua seconda partita di un girone a 3 squadre. Consideriamo che l'India, che sarebbe dovuta essere la quarta di quel girone, ha dato forfait perché non gli è stato dato il permesso dalla FIFA di far giocare i propri calciatori scalzi. Confermo, ho detto scalzi. Essendo abituati così, ritenevano un ostacolo giocare con le scarpe e dunque si ritirarono. Per tornare alla seconda e quindi ultima partita del girone dell'Italia, quello che c'è da dire è che fu una partita inutile. La Svezia, che ci ha battuto nella prima schierando giocatori non professionisti, pareggiando con il Paraguay, è già qualificata per il girone finale, quindi il nostro mondiale è finito dopo una sola gara. La realtà è che il nostro mondiale è finito almeno un mese, anzi, è meglio dire un anno prima. La più grande tragedia dello sport italiano si compie a Superga, in Piemonte. L'aereo Fiat, che trasportava la squadra del Grande Torino, si schianta per la scarsa visibilità. Oltre ad essere i dominatori incontrastati dalla fine della guerra, quegli indimenticabili giocatori rappresentavano 10 undicesimi della nazionale italiana. Il CT, Vittorio Pozzo, che era come un padre per loro, ebbe l'amaro compito di riconoscere i corpi dei suoi figlioli sul luogo dell'incidente. A un anno di distanza dalla tragedia, la nazionale deve partire per il Brasile per partecipare al campionato del mondo. Le aspettative sono basse. Quelli del Toro ci avrebbero messi fra i favoriti. In più, Pozzo viene cacciato dopo una sconfitta in casa per 4-0 con l'Inghilterra. La squadra non è poi così male, con Boniperti, Muccinelli, Parola, Carapellese, ma è la guida tecnica a creare qualche dubbio. Un triumvirato composto da Ferruccio Novo, presidente proprio del Grande Torino, Aldo Bardelli, giornalista sportivo, e Roberto Copernico, dirigente FIGC. Come se adesso alla guida della nazionale al posto di Roberto Mancini ci fossero Andrea Agnelli, Fabio Caressa e Gabriele Gravina. Ma a quei tempi avere alla guida della nazionale la commissione tecnica, come veniva chiamata, era consuetudine. Il problema era sempre stato cercare qualcosa di buono da queste commissioni. E il fatto che ci siano state più commissioni tecniche che allenatori singoli nella storia della nazionale e che nessuna di queste abbia mai vinto qualcosa avrà pure il suo perché. Anche in questo caso, le scelte prese in condivisione non faranno bene alla nazionale. Dopo i fatti di Superga, la maggior parte dei giocatori aveva paura di affrontare un viaggio di 35 ore prendendo un paio di aeroplani. Allora Bardelli, il giornalista, sfruttò l'occasione per far pesare il suo status. Visto che fino a quel momento tutte le decisioni le aveva prese Novo, il presidente del Toro, si impuntò sul fatto di far andare la squadra in nave. A Napoli l'imbarco degli azzurri. Si prevede un così folto plebiscito di auguri che sia predisposto un servizio d'ordine. Carabinieri per salvare dagli auguri. 4 giugno 1950. Incredibile ma vero. Giocatori e staff della nazionale si imbarcarono per la traversata atlantica. Ormai sono tutti imbarcati sul Caesar, una comoda motonave che copre la rotta di Rio de Janeiro in 16 giorni di piacevole traversata. L'unica partitella si riuscì a fare dopo i primi giorni durante la sosta a Las Palmas. Per il resto, 2 settimane di stretching, piegamenti, flessioni e corsette in circolo sul ponte di una nave che trasportava anche un centinaio di persone che andavano in Sud America per altri motivi. L'ultimo dei 50 palloni finì in mare a metà del viaggio. I giocatori non sapevano più come passare il tempo. Si facevano scherzi a vicenda, giocavano a carte, si mescolavano con i turisti per fare conquiste e passarla meglio. C'era chi soffriva terribilmente di mal di mare, come Amedeo Amedei, e ha passato gli ultimi giorni tra la tazza del gabinetto e il letto. Un vero disastro. L'arrivo in Brasile non migliorò le cose. Quei giovani ragazzi, perché di giovani ragazzi si sta parlando, si trovarono dall'altra parte del mondo nell'epoca post-bellica in un luogo dove forse non gli sarebbe mai capitato di tornare. Rio de Janeiro, e non aggiungerei altro. Come è finito ancora prima di cominciare quel mondiale? Lo abbiamo detto. Ma la chicca finale l'ha regalata Benito Lorenzi, giocatore dell'Inter. Tutta la squadra, anche se ancora un po' titubante, prese l'aereo per tornare a casa, visto l'odissea appena vissuta. Ma il buon Lorenzi, sottomesso ancora dalla paura dell'aereo, decise di percorrere di nuovo la strada del ritorno via mare. Peccato che sbagliò nave e tra una peripezia e l'altra ci mise un mese a tornare in patria, giusto per iniziare il ritiro con la squadra per la nuova stagione.
il tragicomico finale di una tragicomica vicenda.